Benvenuti su Culture and Education. In questo video presentiamo un'unità di apprendimento che ha ottenuto il massimo punteggio in sede d'esame per l'abilitazione all'insegnamento della lingua spagnola. La presentazione in questo video è stata tradotta in italiano per poter essere maggiormente compresa anche dai docenti di altre classi di concorso. Titolo dell'UDA: Organizzare un itinerario turistico, ideata per una classe terza di liceo linguistico. Un'attività innovativa, interattiva e inclusiva, pensata per coinvolgere gli studenti in un'esperienza autentica di viaggio. È bene inserire un indice all'inizio della presentazione. Sintesi dell'attività. Il progetto si articola in 4 lezioni, durante le quali gli studenti pianificano un viaggio a Madrid. Si lavora su competenze linguistiche, digitali e comunicative, con attività pratiche e strumenti multimediali. Descrizione della classe. La classe è composta da 20 studenti con livelli linguistici tra A2 e B1. Sono presenti studenti con DSA e BES, adeguatamente supportati. L'ambiente è motivato, curioso e attrezzato con strumenti digitali. La base perfetta per una didattica attiva e inclusiva. Metodologie didattiche. L'approccio è comunicativo e centrato sullo studente. Si lavora in modo esplorativo, con brainstorming, cooperative learning e role play. L'insegnante guida il percorso come facilitatore, incoraggiando l'autonomia e l'interazione autentica. Strumenti utilizzati. La didattica si arricchisce con strumenti digitali, Canva, Google Maps, YouTube, app per prenotazioni. Il libro di testo resta il punto di riferimento, ma è affiancato da schede personalizzate per BES e DSA. Tutto è pensato per rendere l'esperienza il più reale possibile. Educazione inclusiva. Grande attenzione è dedicata all'inclusione. Si adottano strategie di scaffolding, peer tutoring e personalizzazione. Gli studenti con DSA e BES sono accompagnati con strumenti compensativi e misure dispensative per garantire pari opportunità di apprendimento. Prerequisiti. Gli studenti devono già conoscere il lessico base dei viaggi, le preposizioni di luogo e tempo, l'uso dell'imperativo negativo e le principali app digitali. Il progetto si basa su conoscenze pregresse che vengono riattivate e potenziate lungo il percorso. Obiettivi e competenze. Tra gli obiettivi linguistici, l'uso dell'imperativo e delle perifrasi verbali. Sociolinguisticamente si pratica il linguaggio formale in situazioni reali. A livello pragmatico si imparano a dare indicazioni, prenotare, risolvere problemi. Il tutto nel rispetto delle indicazioni del quadro comune di riferimento europeo. Competenze chiave. Oltre alle competenze linguistiche, il progetto sviluppa la competenza digitale, quella personale e sociale e la capacità di imparare a imparare. Si impara a collaborare, a organizzare, a comunicare efficacemente, proprio come nella vita reale. Organizzazione e negoziazione. L'insegnante esplicita gli obiettivi agli studenti e condivide con loro gli esiti attesi. L'apprendimento è negoziato, trasparente e condiviso. Gli studenti diventano protagonisti attivi del loro percorso, non semplici esecutori. Lezione 1. Motivazione e video. Si parte con un brainstorming su Padlet. Parole chiave legate ai viaggi. Poi si guarda un video su Madrid e si lavora su domande vero o falso e a scelta multipla. L'attività si chiude con un Kahoot per rafforzare l'ascolto in modo divertente. Lezione 2. Uso dell'imperativo. Dopo una spiegazione alla LIM, si lavora sull'imperativo in contesto, prima con frasi da completare, poi con un'attività in gruppo in cui si creano consigli turistici per una città assegnata. Un modo pratico per applicare la grammatica alla realtà.
Cooperative Learning e ruoli. La classe lavora in gruppi eterogenei. Ogni studente ha un ruolo e collabora alla costruzione del compito. Le postazioni sono organizzate in modalità workstations e si promuove il peer tutoring. L'apprendimento è collaborativo, motivante e inclusivo. Lezione 3. Tener che, hai che. Dopo la spiegazione delle perifrasi verbali, gli studenti simulano la pianificazione di un viaggio, creano una lista di cose da fare e si esercita in roleplay per dare consigli. Ancora una volta, si impara facendo. Roleplay in agenzia. In coppie, gli studenti simulano conversazioni in agenzia turistica. Chiedono info, prenotano hotel, propongono itinerari. Si usano frasi guida per aiutare i meno sicuri. L'obiettivo è sviluppare spontaneità e sicurezza nella comunicazione. Prenotazioni reali online. Con l'uso di siti autentici, gli studenti esplorano offerte, orari e costi. Simulano prenotazioni per voli, musei, hotel. L'apprendimento linguistico si fonde con la competenza digitale in una dimensione pratica e coinvolgente. Lezione 4. Tarea finale. È il momento del compito finale. Ogni gruppo crea con Canva la presentazione dell'itinerario, con mezzi, orari, immagini e attrazioni. Poi la presenta alla classe, mettendo in pratica tutto ciò che ha imparato. Un'esperienza completa e formativa. Valutazione. La valutazione è continua, osservazione, griglie di performance e autovalutazione. Si tiene conto della chiarezza, dell'organizzazione, della correttezza linguistica e dell'uso dei supporti visivi. Ogni studente riflette sul proprio percorso, acquisendo consapevolezza. Rubriche valutative. Vengono usate rubriche per valutare collaborazione, autonomia, chiarezza espositiva, correttezza linguistica, coinvolgimento. Ogni aspetto è analizzato in modo trasparente per valorizzare l'impegno e accompagnare la crescita. Autovalutazione. Attraverso un modulo Google Forms, ogni studente valuta il proprio apporto al gruppo, il miglioramento nella lingua, l'apprendimento di nuovi contenuti. La metacognizione diventa parte integrante del processo educativo. Bibliografia e sitografia. Il progetto si fonda su solide basi scientifiche e metodologiche. Sono stati utilizzati testi di riferimento sulla didattica delle lingue e risorse online affidabili. Grazie per aver seguito questo percorso. Se questo video ti è stato utile o di ispirazione, iscriviti al canale Culture and Education e attiva la campanella per non perderti altri contenuti su didattica, lingue e innovazione educativa.